Si è scatenato un caso mediatico attorno a Red Bull e oserei dire ancora una volta. Infatti ci ricordiamo tutti quello che successe con il Budget Cap 2021, che fu analizzato nel 2022 e venne dimostrato che Red Bull sforò il Budget Cap, ricevendo una sanzione però non all'altezza, e l'abbiamo detto più volte anche qui sul canale, ma adesso c'è un'indagine su Christian Horner. Infatti, secondo la testata olandese The Telegraph, c'è un'indagine che riguarderebbe certi comportamenti che ha avuto Horner in Red Bull. E c'è quindi questa indagine interna affidata a un legale indipendente per verificare che Horner non abbia tenuto dei comportamenti scorretti con il proprio personale, e quindi bisogna verificare che Horner non abbia fatto nessun tipo di addebito. Lo stesso team principal di Red Bull smentisce, ma nel video di oggi dobbiamo analizzare tutta questa situazione, vediamo quali potrebbero essere le conseguenze nel caso l'indagine di Horner risultasse vera. In più andiamo a vedere il fire up di Ferrari che abbiamo sentito nella giornata di ieri, e dobbiamo parlare anche dell'evoluzione della RB20, perché Adrian Newey ha detto che sono stati un po' conservativi. Dobbiamo fidarci o meno? Lo vediamo nel corso del video, ma come sempre vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche per non perdervi nessun contenuto che esce qui sul canale. Ogni settimana escono nuovi video a tema auto e Formula 1. Ditemi nei commenti cosa ne pensate di questa indagine su Christian Horner. Secondo voi, nel caso fosse veramente coinvolto, dovrebbe dimettersi oppure no? Ditemi la vostra e ditemi anche cosa ne pensate del fire up di Ferrari e dell'evoluzione della RB20. Sono curioso di leggere e rispondere a tutti i vostri commenti. Ma a proposito di motori, come potete controllare lo stato del vostro motore e della vostra auto in questo momento, o dell'auto che volete comprare? La risposta a tutto ciò è lo sponsor di questo video, ovvero Car Vertical. Ti basterà inserire o il numero di telaio o il numero di targa sull'app, avete tutta la storia del veicolo per filo e per segno, quando è stato immatricolato, quando ha subito un incidente, quando è stato ridotto il chilometraggio, ma non solo, potete controllare anche che il veicolo in vendita non sia stato rubato, e quindi è fondamentale essere a conoscenza della storia del proprio veicolo. Vi faccio l'esempio di questa BMW Serie 1 diesel del 2017. È stata immatricolata nel 2017, ma vedete subito che ha subito un incidente grave nel 2022 in Germania. Poi è stata venduta in Germania, in Ungheria e infine è arrivata in Italia, dove è stata revisionata nell'agosto del 2022. Con il codice rastro avrai addirittura uno sconto del 20% sul primo report. Quindi che stai aspettando? Ti lascio il link in descrizione nel primo commento con il codice sconto già applicato, altrimenti ti basta scrivere rastro e avrai un 20% di sconto sul primo report, che ti aiuta a capire la storia della tua auto o dell'auto usata che vuoi acquistare. Almeno siete sicuri che acquisterete un'auto senza incappare in ulteriori spese, perché magari c'erano delle cose da sistemare. Ormai utilizzo Car Vertical come cliente da un po' e mi sono sempre trovato bene. Forniscono dei report estremamente dettagliati. Ma ora torniamo a noi. Ci tengo a ringraziarvi per tutto il supporto nelle live di presentazione. Ne abbiamo viste finora 3 su 10 ed eravamo in tantissimi, più di 2000 persone. Ad ogni live traduco i dialoghi dall'inglese all'italiano durante l'evento di presentazione e poi andiamo a analizzare la macchina sia da un punto di vista estetico che tecnico. Io sono Rastro e mi trovate anche su Instagram, e ora iniziamo subito con questo video. Ma prima, sigla. Secondo il giornale olandese The Telegraph, Oliver Mintzlaff sarebbe a conoscenza di questa vicenda di Horner, che sembra essere rimasta privata interna al team, e un'azienda esterna, dopo essere stata informata di recenti accuse, si è affidata a un avvocato specializzato esterno per cercare di completare questa indagine nel più breve tempo possibile e chiarire questa vicenda. Sappiamo che tra 10 giorni ci sarà il lancio della nuova RB20, quindi anche la squadra vuole chiarire questa vicenda, che sarebbe il caso più eclatante di Red Bull dopo lo sforamento del Budget Cap. È importante fare chiarezza prima dell'evento di presentazione. Non si vuole arrivare a svelare la RB20, che poi vedremo se mostreranno veramente la macchina 2024. Fatto sta che non si vuole arrivare in quell'evento con una situazione in sospeso e un Horner che viene accusato di questi comportamenti e non ha ancora chiarito la sua posizione. Sappiamo che l'udienza interna è stata rinviata al 9 febbraio a seguito di un'accusa che ha ricevuto Christian Horner da parte di una dipendente che ha detto che ha tenuto dei comportamenti inadeguati. Sappiamo che il lancio della monoposto della RB20 sarà il 15 febbraio, quindi sia Red Bull che Christian Horner vogliono chiarire questa situazione il prima possibile, per evitare di arrivare all'evento di presentazione che il focus principale non è tanto la macchina quanto questo caso mediatico. I difensori di Horner sostengono che queste accuse sono false e cercano di spodestarlo dal ruolo di team principal, che detiene dal 2005 in Red Bull, dove ha vinto 7 titoli piloti e 6 costruttori, tra cui gli ultimi 3 mondiali di Verstappen. E attenzione che c'è una clausola nel contratto di Horner che lo legherebbe ad Adrian Newey. Infatti il loro contratto
contratto è legato e nel caso Horner dovesse lasciare il team deve farlo anche l'ingegnere inglese. Horner in questo momento rimane nel ruolo di team principal e secondo me nel caso venisse dimostrato che questi comportamenti sono effettivamente successi, comunque il team principal di Red Bull rimarrebbe in quella posizione e al massimo gli fanno una multa. Non credo che Red Bull prenderebbe delle conseguenze sportive per questa vicenda, anche se forse dovrebbe. Questo ditemelo anche voi nei commenti. E un'altra ipotesi è che questa questione verrà silenziata nel corso delle settimane per soffermarsi sugli avvenimenti sportivi e questa questione verrebbe chiarita privatamente all'interno di Red Bull. Potrebbe essere che il matrimonio tra Christian Horner e Jerry Halliwell sia a rischio? Beh, forse sì. Sapendo di questa situazione interna a Red Bull, qualche fondo di verità ci sarà. Verrà dimostrato, quindi aspettiamo a trarre conseguenze. Però questo non spetta a noi analizzarlo. Nel caso si dovesse per forza sostituire il team principal di Red Bull, chi potrebbero essere i sostituti? Si parla di Jonathan Whitley, che è l'attuale direttore sportivo della squadra, e anche di Pierre Waché, che è il direttore tecnico, anche se lui vorrebbe rimanere nella sua posizione. E questa questione è valutata da Red Bull Austria e non dal Dipartimento di Risorse Umane. Sembra che questa notizia l'abbia fatta trapelare Helmut Marko, anche perché tra Marko e Horner non scorre buon sangue. Sembra addirittura che Horner abbia inviato delle immagini intime a una dipendente di Red Bull e questo sarebbe qualcosa di davvero grave se fosse confermato. Fatto sta che vedremo come si evolverà nelle prossime settimane. Sappiamo anche che Red Bull ha due sedi, una in Austria, nel dipartimento guidato da Mintzlaff, e l'altra invece in Thailandia. La sede in Thailandia detiene il 51% delle quote ed è posizionata a Yovidia. E sembra che Horner abbia avuto un rapporto privilegiato con la sede thailandese rispetto a quella austriaca e quindi ci sia del risentimento, dove Helmut Marko e Mintzlaff sicuramente hanno giocato un ruolo importante nell'evitare di tenere segreta questa questione. Detto questo, prima di parlare del fire up di Ferrari, parliamo della RB20. Adrian Newey ha dichiarato che questa monoposto sarà più prudente rispetto alle altre perché è un'evoluzione della RB18, RB19 e adesso RB20 e c'è quindi il dubbio: sono stati troppo prudenti su questa macchina? Sicuramente il budget cap limita gli esperimenti possibili da fare. Red Bull non vuole ritrovarsi nella situazione che ha vissuto nel 2022 a causa del budget cap sforato nel 2021 e quindi ci va con i piedi di piombo, anche perché che senso ha per Red Bull rischiare? Hanno vinto 21 gare su 22 l'anno scorso, non ha senso azzardare e provare qualcosa di estremo sulla propria monoposto. Possono semplicemente migliorarla di poco. Newey ha anche dichiarato che non c'è una direzione chiara che sta seguendo il team. Stanno facendo piccoli miglioramenti qua e là, ma non c'è una vera e propria evoluzione della monoposto, come potrebbe invece esserci per Ferrari e Mercedes. Però attenzione che questo non è un segnale positivo, perché Adrian Newey è sempre stato molto scettico sulle proprie monoposto, quindi va a sminuire quanto potrebbe invece essere grande la RB20. Potrebbe fare questo giochino inverso. Adrian Newey ha anche confermato che non si aspettava nel 2023 un dominio così grande, pensavano che il resto della griglia si sarebbe avvicinato e invece così non si è dimostrato a loro favore e quindi vedremo se nel 2024 si ripresenterà questa situazione oppure ci sarà uno scenario diverso. Per questo motivo, secondo Adrian Newey, che è capo progetto della RB20, questa nuova monoposto non sarà uno stravolgimento rispetto agli scorsi anni, ma sarà una continua e lenta evoluzione per rispettare il budget cap, per cercare di evitare di sbagliare la direzione e questo potrebbe permettere agli avversari di avvicinarsi più in fretta a Red Bull. Vedremo già nel corso dei test come si presenterà Red Bull, vedremo anche se nella presentazione mostreranno effettivamente la macchina 2024 oppure faranno come gli scorsi anni che si nascondono. Fatto sta che sono curioso di vedere se tutto quello che dice Adrian Newey è vero oppure sta cercando di nascondere il team. Ditemi la vostra. Faccio una piccola parentesi sulle modifiche al regolamento fatte nel 2024 che sono state approvate in questi giorni. Infatti il weekend della sprint race cambierà, avremo le prove libere 1 e le qualifiche della sprint race il venerdì, il sabato mattina ci sarà la gara della sprint race, mentre sabato pomeriggio avremo le qualifiche standard e domenica ci sarà la gara vera e propria. Quindi il weekend della sprint race cambia, diventa più lineare perché hai le prove libere 1, poi tutto quello che riguarda la sprint race e poi tutto quello che riguarda la gara. Credo che il parco chiuso verrà tenuto al termine delle prove libere 1, purtroppo, perché io lo toglierei. Ci sono anche altri cambiamenti, ovvero il numero di power unit rimarrà 4 come l'anno scorso, quindi non si torna a 3 power unit come successe nel 2022. Questa decisione la approvo a pieno perché almeno si dà un motore ogni 6 gare per ogni pilota e quindi Ferrari può star tranquilla sull'affidabilità dei propri motori. Ultima
modifica riguarda il DRS, che si potrà attivare già dal giro successivo alla partenza, quindi dal secondo giro, e anche dal giro successivo alla ripartenza dalla safety car. Quindi praticamente hanno accorciato di un giro l'attivazione del DRS. Anche questa mossa intelligente per aumentare lo spettacolo e non va a recare danni alla sicurezza in pista. Tutte queste novità le approvo a pieno. Ditemi cosa ne pensate anche voi nei commenti, però ci sta che l'abbiamo fatto in questo modo e ci sta che la gara sprint diventi una gara 2 a sé stante, come avevamo detto in passato. Poi ovviamente c'è a chi piace e a chi non piace, e quello è un parere soggettivo. Sappiamo che in questo momento in Andalusia ci sono i test Pirelli per il 2025 che hanno riguardato ieri Hamilton e Alonso per Mercedes e Aston Martin e oggi Russell e Stroll. Test che sono fatti a Pirelli per sviluppare le nuove gomme e per ritrovare il feeling con la pista per i piloti. Sono come quelli che ha fatto Ferrari a Barcellona con entrambi i piloti. Detto questo, a una settimana dalla presentazione della Ferrari SF24, ovvero la Ferrari del 2024, abbiamo sentito il fire up del V6 ibrido di Ferrari. Vedremo settimana prossima ovviamente lo shakedown, il filming day, ma quanta emozione dà sentire il fire up di un motore. Non vedo l'ora di vedere anche Ferrari nei test in Bahrain, che saranno dal 21 al 24 febbraio, e lì avremo le prime risposte sulle monoposto 2024. Fatto sta che piano piano, step by step, ci avviciniamo all'inizio di questo mondiale 2024, che già è iniziato con una notizia bomba, ovvero quella di Hamilton in Ferrari dal 2025, ma manca ancora un anno, quindi calma. Gustiamoci questo mondiale e vedremo come andrà, e speriamo che qualcuno riesca a mettere in difficoltà Red Bull e che non domini per tutta la stagione. Ditemi nei commenti cosa ne pensate del caso Horner. C'è la possibilità che possa dimettersi? Oppure secondo voi rischia solamente una multa? La RB20 non sarà così estrema come dice Adrian Newey? Oppure si stanno solo nascondendo? Ditemi la vostra e cosa ne pensate anche del fire up di Ferrari. Come sempre vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi e attivare le notifiche per non perdervi nessun video che esce qui sul canale. Ogni settimana escono nuovi contenuti a tema auto e Formula 1. Attivate le notifiche, mi raccomando, è fondamentale per rimanere sempre aggiornati sui contenuti che pubblico. Qui da Rastro è tutto, ci vediamo a un prossimo video.